Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi è un approfondimento di una parte della linea generale. Diciamo che la linea generale aveva le tre linee principali che erano la spiritualità, le relazioni e il lavoro e farò delle letture proprio per andare a approfondire ogni singola linea. Quindi questo è l'approfondimento della prima linea, della parte spirituale. Quindi andremo ad approfondire con i miei tarocchi e poi andremo a vedere una scansione temporale degli eventi. Ho ripreso di conseguenza le stesse carte della prima linea e quindi l'energia generale era quella del sole, dopodiché abbiamo un 3 di bastoni, un re di spade, un 4 di coppe, un 8 di coppe e un cavaliere di spade al contrario. Allora, vi ricordo che come sempre le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, poi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, si partiva con un 3 di bastoni. Il 3 di bastoni fa riferimento a qualche tipo di progetto, avanzamento, o anche al vostro modo di vedere il futuro. Ricordiamoci che questa comunque è una lettura di tipo spirituale, quindi è più il modo di vedere, le possibilità future, il modo di espandersi, altre possibilità, eventuali collaborazioni. Il 3 di bastoni fa anche riferimento a quelli che sono gli scambi commerciali, le collaborazioni, le compravendite. mm. Andiamo a vedere. Ok, abbiamo un 3 di pentacoli al contrario e un 8 di spade. Sì, di nuovo, è l'attitudine con cui voi vi approcciate o alle novità o a quelli che potrebbero essere le collaborazioni, perché anche qui c'è una carta di collaborazioni che è il 3 di pentacoli, che comunque è al contrario. O probabilmente per qualcuno si tratta di, come vi posso dire, perché comunque avete anche un 8 di spade, qualcuno che vede più nero di quello che è come se avesse un'attitudine un po' pessimista nel guardare al nuovo, ma questa cosa qui io sento che non è vostra, tipica, è più parte del retaggio culturale della società o dell'ambiente familiare in cui siete cresciuti. C'è una sorta di attitudine a vedere le cose un po' più brutte di quello che sono, mi verrebbe da dire. E lo rivediamo anche un pochettino qui con il 4 di coppe. Andiamo con ordine. Vediamo il re di spade. Allora, il re di spade è una carta di tipo, diciamo così, mentale, no? Fa riferimento a tutto quello che è l'organizzazione, la pianificazione, le regole, la struttura, i tagli, i conti, il guardare le cose nel dettaglio, il programmare e per certi versi è un uomo, è raffigurato come un uomo, parla anche di divino maschile. Quindi sento che per qualcuno qui si tratta di risvegliare un pochettino il divino maschile e appunto iniziare a prendersi la responsabilità dei conti, delle carte, ehm, di quello che è il mettere in ordine, tutto quello che fa l'archetipo del padre, no? Ordine e struttura. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Abbiamo un 9 di bastoni, un cavaliere di coppe e un 6 di coppe. Interessante, perché qui si parla di strutture mentali, E qui c'è una sorta di difesa, una sorta di muro, che per qualcuno può anche voler dire, visto che c'è il re di spade, ha una fatica a comprendere, una fatica a essere flessibili, ok? Tipo aver preso una posizione e non muoversi da lì.
ma è una posizione pensata, probabilmente per qualche cosa che è già successo in passato, ok? Quando c'è un 9 di spade è perché una persona si, diciamo, protegge a causa di esperienze passate. C'è anche il cavaliere di coppe e il 6 di coppe. Ehm, allora, qui può fare riferimento o a qualche tipo di personaggio che c'è vicino a voi, che potrebbe essere un fratello, un amico, un collaboratore anche, visto che qui comunque si parlava di collaborazioni, è una persona che comunque con il 6 di coppe condivide un sogno con voi, oppure conoscete da molto tempo. Mm? Per qualcuno, vi dico, potrebbe anche essere un'anima gemella che vi è stata inviata a livello proprio ehm, di amicizia, di accompagnamento. Con questo cavaliere di coppe io sento che qualcuno qui ha bisogno di darsi una possibilità. È come se ci fosse qualcuno qui che ha bisogno di espandere quello che viveva nel passato. Il 6 di coppe è sempre una carta che parla anche di nostalgia. Qui probabilmente c'è qualcuno che sì, perché guardate, il 3 di bastoni parla anche di movimenti, di spostamenti e di viaggi. Essendo una lettura spirituale, credo che sia più uno spostamento di idee, una presa di consapevolezza che vi ha fatto muovere da un certo tipo di situazione ad un'altra. E qui è un po' come se vi dicessero, ok, tu impara a proteggerti, usa l'energia del re di spade per tagliare quello che non serve più, per mettere in ordine i pensieri, per fare i tuoi calcoli, ok? E datti una possibilità con questo sogno. Se di coppe parla di bambini che crescono, parla anche di bambino interiore, di bambino interiore. E qui abbiamo anche il sole, che anch'essa è una carta che parla di bambino interiore. Qui c'è bisogno di educare, mi verrebbe da dire, il vostro bambino, cioè il vostro bambino interno, ok? Avete bisogno di far chiarezza mentale perché giustamente siete in questa fase. Andiamo a vedere il 4 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un 10 di bastoni, un 9 di spade al contrario e un asso di spade al contrario. Guardate, io credo che questo 4 di coppe sia qua perché vi vuole mettere un pochettino davanti al fatto che vi state focalizzando sulle 3 coppe vuote invece che su quella piena che avete di fianco a voi, ma non vedete perché vi state focalizzando lì ed è un po' come l'energia del re di spade, vi state focalizzando in una direzione e bisogna lasciare indietro delle aspettative, ok? Anche l'asso di spade al contrario mi parla di una non comunicazione, di qualche cosa che potrebbe essere nascosto o non detto, o per qualcuno si potrebbe trattare di stabilire se è il caso di iniziare un nuovo tipo di percorso, anche un nuovo tipo di comunicazione, proprio nei confronti degli altri in generale, perché comunque cambia la comunicazione nei confronti di voi stessi. Questa possibilità che vi date vi dà l'occasione di parlarvi senza maschere. Andiamo a vedere l'otto di coppe, perché anche l'otto di coppe... Wow! Gli amanti è un 2 di coppe! Wow! Qui ragazzi si tratta di compromessi e amor proprio, perché la lettura è di tipo spirituale, quindi riguarda solo voi. Quindi qui la carta degli amanti parla di fare un lavoro... Allora, l'otto di coppe è l'arcano maggiore dell'eremita, parla di fare un lavoro interno. Parla di guardarsi in faccia, togliersi la benda dagli occhi. Vi ricordo che qui avevate la benda all'inizio della lettura, no? È come se ci fosse qualche tipo di credenza, questione o situazione, magari anche, per qualcuno potrebbe essere una situazione tranquillamente che vi state portando dietro e che qui c'è bisogno un po' di rincasellare, come se aveste bisogno di prendere una posizione, di ritrovare la fiducia in voi stessi, di capire che comunque ormai avete la struttura costruita intorno a voi e qui si tratta veramente di darvi una possibilità. Non vi focalizzate tanto su quello che è, diciamo così,
quello che vi manca, perché alla fine poi rischiate qui di non rendervi conto di quello che potreste tagliare nella situazione attuale, diciamo. Mm? È come se non foste pienamente soddisfatti. È come se vi trovaste davanti a un momento dove dovete cavalcare l'onda, o sì, ma non è esattamente quello che voi volete. Però io vi dico che qui, secondo me, tagliando, facendo questi tagli di cui ci parlo, ricordate che il 10, essendo 10, parla di chiusura cicli e nuovi inizi. E qui abbiamo un asso di spade. È vero, l'asso di spade comunque parla sempre di, come vi posso dire, qualche cosa che deve essere comunicato, deve essere parlato. Mm? E qui per certi versi con il 4 di coppe è come se si sta aspettando qualche cosa dall'esterno o non si vede qualche possibilità che potrebbe esserci dall'esterno perché appunto si è focalizzati, si è concentrati in questa situazione. Scusate, la carta del sole, quindi si va verso l'espansione e qui lo vediamo. Abbiamo un 8 di coppe. L'otto di coppe vi dice che è necessario fare un'introspezione, cercare la propria verità, allontanarvi da quello che è una situazione che magari non vi soddisfa a pieno e cercare come colmare quel vuoto interiore che voi sentite, ma fondamentalmente si tratta di scendere a compromessi con se stessi e di imparare l'amore per se stessi. Andiamo a vedere il cavaliere di spade al contrario. Abbiamo un 9 di pentacoli e la carta del mondo al contrario. Sì, io sento che per qualcuno eh, c'è questa voglia, questa necessità di allontanarsi, di scappare, di lasciarsi indietro determinate questioni. E anche qui lo vediamo un po' con il 10 di bastoni, no? Io credo che qui qualcuno si sia trovato, arrivi, diciamo, dal 2022 con una situazione un po' pesante sulle spalle, dove in realtà siete voi che con l'attitudine mentale vedete più negativo di quello che è, perché qui avete tutte le possibilità per creare una vostra struttura, una vostra realtà. Diciamo che forse, ecco, a livello spirituale non è magari proprio la vostra vocazione, oppure non va come voi avreste voluto, ma il punto qual è? Che qua bisogna, sapete i chakra, no? Io ho pubblicato una serie di video, lo trovate nella playlist, li spiego come funzionano per chi non lo sapesse. Però i chakra sono dei catalizzatori energetici e metabolizzano l'energia sia in senso verticale che in senso orizzontale, quindi uno tra uno e l'altro, ma anche tra l'esterno e l'interno. E qui è un po' quello il senso, cioè qui dovete cambiare il mondo interno, quindi l'amore verso se stessi, i compromessi che si è disposti o meno ad accettare e cambiando il mondo interno piano piano cambia anche quello esterno a livello energetico. Si va comunque verso sì, più che un'espansione, perché comunque il mondo è ancora al contrario, quindi è vero, è nell'aria, voi avete comunque il sole, quindi si parla di una crescita, si parla di un'abbondanza con il 9 di pentacoli, che mi dice che qualcuno qui verrà. È un'altra carta, è l'arcano minore degli amanti, quindi è un'altra carta di amor proprio. Qui io credo che tutto questo periodo, nella prima parte del 2023, vi servirà come scuola per imparare a non fuggire più da certe situazioni, ma anzi, avendo un re di spade, imparerete per bene a darvi delle regole, darvi dei paletti, a creare un ordine, una struttura in quello che è il vostro obiettivo di vita, in quello che è la vostra morale, no, però insomma, quello che è in linea con voi, ecco, diciamo così. E da lì, una volta fatta questa sorta di pulizia, perché ricordiamoci che sia l'asso di spade che il re di spade tagliano quello che non serve, ok? Impostano, dirigono. Il, il re di spade molte volte parla anche di controllo, quindi sento che sarà un po' la lezione di vita, se vogliamo, di questo primo semestre,
imparare il controllo un po' su se stessi, sulla propria emotività e sui propri pensieri. Come vi dicevo, cambiare il mondo interno cambia anche quello esterno. Una volta che riuscirete a disciplinare i vostri pensieri, a capire da dove arriva questo vuoto e a darvi maggiore amore, sento che le cose veramente cambieranno. Ok, andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi. Quindi andiamo a vedere mese per mese come si svilupperanno le cose. Il tempo consideratelo fluido. Quindi cercate di capire che se io dico che una cosa succederà a febbraio, magari per qualcuno succede a gennaio, per qualcun altro a aprile, ok? Va bene, andiamo a vedere. Ecco, partiamo subito con la carta della stella a gennaio. Spero che mi stiano tutte le carte perché come sempre io ho bisogno di una piazza d'armi. Ok, allora abbiamo la stella. Il cavaliere di coppe, sotto il cavaliere di coppe tra l'altro a febbraio. Quindi la stella mi dice che a gennaio si parte con entusiasmo, con voglia di sogni, un'altra carta di sogno, con nuovi obiettivi, una nuova speranza mi viene anche da dire. C'è qualcuno qui che è come se tirasse una sorta di... come vi posso dire? Non è proprio un sospiro o un respiro, però ecco, c'è questo nuovo input, questa nuova scintilla che brilla all'inizio del 2023, nonostante la situazione da cui arrivate. Sento che con l'inizio dell'anno è come se si girasse la pagina del libro. Abbiamo poi appunto questo cavaliere di coppe per febbraio, quindi qui potrebbe parlare di un'offerta, di una proposta anche a livello romantico, e potrebbe essere chiaramente, poi le cose si mischiano un po' tutte, perché quando c'è il cavaliere di coppe potrebbe essere una persona che magari non vedete da tempo, perché comunque c'è un 6 di coppe, che vi fa una proposta. Non è detto che sia una proposta di tipo romantico, però sì una proposta di tipo serio. Andiamo a vederlo dopo, perché tanto spiego poi anche questa linea. Allora, abbiamo poi un 6 di pentacoli per marzo e qui mi parla di equilibrio, equilibrio proprio da un punto di vista concreto. Quindi è l'imparare, il compromesso, l'imparare a dare il giusto. Quando c'è il 6 di denari, si parla sempre di una certa generosità che c'è bisogno di controllare, c'è bisogno di calibrare, di imparare a dare. E quando parlo di generosità intendo anche una generosità a livello di tempo, a livello di disponibilità, non solo a livello monetario. Quindi qui bisognerà un attimino capire, scendere a compromessi, capire quanto dare agli altri e quanto dare a se stessi. E secondo me verso marzo inizierete a capire dove mettere questi paletti. Proprio perché probabilmente ci sarà questo nuovo inizio tra la stella e il cavaliere di coppe con una persona, potrebbe essere una collaborazione magari lavorativa che vi fa crescere in questo senso, potrebbe essere un sogno, ripeto, un progetto nuovo che parte da gennaio, però ecco, il consiglio delle carte è un po' quello di andare con i piedi di piombo, trovare il giusto compromesso. Se voi siete scarichi e avete bisogno di riposo, prendetevi quel momento di riposo, perché una persona che è senza energia non può dare energia agli altri e sostenere gli altri, ok? Abbiamo poi un asso di bastoni. Ragazzi, la sento molto questa scansione temporale. Andremo poi a vedere nella linea dell'amore, però per qualcuno si tratta di una relazione che potrebbe veramente farvi sentire appagati. Per qualcun altro è il guarire il bambino interiore, e qui lo vedo, metterete i paletti, vi sentirete più sicuri, imparerete a dare il giusto. mm? L'asso di bastoni è un nuovo inizio, è una nuova passione, quindi può essere un nuovo hobby, un nuovo tipo di studio magari, un nuovo tipo di interesse che ci sarà, che vi darà di nuovo quella fiamma, come vi dicevo, quella scintilla. Qui la sento un po' più da un punto di vista mentale,
Mentre quando c'è un asso di bastoni, che è una carta molto concreta, si parla di azione. Qui qualcuno inizierà a valutare determinate possibilità, determinate idee e guardate, a giugno avete la carta dell'imperatrice, quindi qui si tratta di andare di nuovo verso l'espansione, verso la prosperità, verso l'abbondanza. E in questo caso specifico, visto che è una lettura spirituale, parla di madre, di maternità e vi dico che fa riferimento anche a sentirsi madre di se stessi. La carta principale è il sole parla anche di bambini interiori, quindi qui davvero ci sarà un nuovo tipo di approccio verso se stessi, imparerete l'amor proprio, imparerete a dare il giusto, imparerete a mettere i giusti paletti e vi sentirete più perché quando c'è la carta dell'imperatrice è sempre una carta di io la sento collegata al quarto chakra, no? E questa espansione del cuore, pensate a una madre che vive l'amore incondizionato per i figli e sento che sarà verso voi stessi, per quello che poi si va verso il 9 di pentacoli, quello che è l'appagamento, l'amor proprio. Sì, sento che imparerete l'amor proprio, che comincerete veramente a capire come gestire le cose in modo da sentirvi più sereni, in modo da sentirvi più pieni, più felici, più appagati anche, ok? Va bene, andiamo a vedere carta per carta anche queste, andiamo a spiegarle, vediamo se riesco a fare una lettura chilometrica anche questa volta. Purtroppo spiegando sia la prima linea che la seconda ci si dilunga un po', però almeno così si va ben ben a fondo. Allora, andiamo a vedere la carta della stella. Abbiamo una regina di pentacoli al contrario e un 8 di spade al contrario. Guardate che caso, 8 di spade, 8 di spade. Quindi qui veramente si tratta di cambiare la vostra attitudine. Io sento che qui qualcuno sta veramente aspettando probabilmente un input dall'esterno o per qualcuno è come se mancasse una carta per aprire, per muoversi, ok? Ehm, una carta può anche essere un documento, eh? E la regina di pentacoli mi dà da pensare che manchi qualche cosa proprio a livello concreto, a livello stabile, a livello può anche essere di un aiuto, può essere a livello di comprensione, perché comunque la regina di pentacoli, essendo una donna, parla sempre di una figura con una forte femminilità, un forte divino femminile, però qui essendo girata al contrario, non lo so, fate attenzione a, al tipo di pensieri che formulate proprio durante la giornata, perché la mente crea. Se voi qui fate lavori di manifestazione con la carta della stella da una mentalità di carenza, perché vedete nero, perché non credete in fondo che quel tipo di progetto si possa sviluppare, fate attenzione perché è quello il tipo di realtà che andrete a manifestare, quindi il fatto di non riuscire a compiere questo progetto. Ok, quindi è molto importante fare un lavoro di pulizia per quello che riguarda le credenze limitanti, ma sento che è proprio di lì che andrete. C'è una sorta di sfida qui che vi aiuterà a capire, ad imparare come amarvi di più. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Abbiamo un 4 di spade, qui il 4 di spade fa riferimento a un periodo di riposo, a un periodo di come vi posso dire, ricaricamento energetico. C'è bisogno, ripeto, è una carta, è l'arcano minore della carta della temperanza, perlomeno io lo sento così. E, e parla di guarigione, qui c'è bisogno di guarire, come vi dicevo, no? Questo tipo di atteggiamento mentale, ecco, tenete il conto del numero di volte in cui nella giornata vi lamentate. Allora, quando uno si lamenta, crea energia negativa. Ricordatevi che torna quello che noi emaniamo. Quindi ogni volta che vi lamentate, create energia negativa. Ogni volta che criticate qualcuno, create energia, compresi voi stessi, create energia negativa. Quindi fate attenzione. Cercate sempre di parlarvi bene. Andiamo avanti, vediamo il 6 di pentacoli per marzo. Ah, scusate, non ho detto, il re di coppe potrebbe essere proprio quella persona
che per molte persone, essendo una lettura spirituale, diciamo, potrebbe fare riferimento a un terapeuta, a una guida o a qualcuno che comunque è vicino a voi, che vi vuole bene, perché c'è un re di coppe, quindi una persona matura emotivamente e vi vuole bene, può essere un padre, può essere il partner, insomma, però c'è come vi posso dire, una proposta, parliamoci chiaro, un facciamo le cose fatte bene, oppure se fosse appunto un terapeuta c'è qualcuno che vi fa vedere, che vi aiuta a far vedere le cose da un altro punto di vista, che vi aiuta nel vostro percorso di guarigione. Andiamo a vedere, ok, allora, il 6 di pentacoli è spiegato dal Papa al contrario e da un 10 di pentacoli al contrario. Qui ragazzi sento che bisogna dare il giusto perché in un certo senso qualcuno non si sente riconosciuto, qualcuno non si sente appagato e qui lo vediamo di nuovo, siete concentrati su quello che manca, probabilmente avete bisogno di lasciarvi indietro le aspettative degli altri, ci sono ansie, preoccupazioni, ma sono ansie e preoccupazioni quando c'è il 9 di spade che riguardano il passato, ok? Quindi non ha più neanche tanto motivo di esserci questa preoccupazione, però ecco c'è qualche cosa che vi manca. Verso marzo avete bisogno di dare ma dare il giusto perché c'è una necessità di sentirsi riconosciuti, ok? Datemi un'altra carta per marzo. Abbiamo un asso di coppe, la carta del diavolo e un 2 di spade. Le vedete? Ma più o meno. Ok. Sì, io credo che sia una questione di asso di coppe, di nuovo. E un altro asso parla di innamoramento, di amore anche verso se stessi. E qui, essendoci il diavolo, c'è quel condizionamento che vedevamo qui, quella sorta di blocco, bisogno di difendersi. E per quello che vi dicono, imparate a dare il giusto, a non farvi, perché quando c'è il diavolo si parla sempre di atteggiamenti un po' con bassa energia, quindi potrebbero essere tentazioni, magari qualcuno che cerca di agganciarvi in cose non lecite o con poca moralità. Ecco, è un po' come se vi dicessero verso marzo, esponetevi, ma esponetevi il giusto, non date troppo, ok, a questa energia del diavolo, a questa nuovo amore. Guardate, rivedo queste due carte. Se fosse che per esempio incontrate una persona che vi sembra super matura, super, ecco, verso febbraio e vi viene fatta una proposta, perché sì, effettivamente la sento un'energia pulita, però verso marzo c'è comunque questa carta del diavolo, quindi è un 2 di spade. Il 2 di spade è un'altra carta che ha gli occhi bendati, esattamente come l'8 di spade, quindi fate attenzione perché sento che avete bisogno veramente di guarire quello che è la sezione dell'amor proprio. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, ma di lì andate, eh? Bambino interiore. 3 di coppe ragazzi, il mazzo è dritto, eh? 3 di coppe e poi comunque in un commento, non so in quale, forse Toro del 2023, mi hanno giustamente detto che avevo il mazzo al contrario e controllando è venuto fuori che per metà lettura lo avevo al contrario e metà lettura no. È stato interessante perché nella metà lettura in cui io avevo il mazzo al dritto sono uscite più carte al contrario che al dritto. Quindi ecco, non è detto. Da lì, da quel momento di presa di consapevolezza, mi sono resa conto che non importa come io ho girato il mazzo, se devono uscire dritte, escono dritte, se devono uscire al rovescio, escono al rovescio, ok? Poi anche lì non fatevi troppo condizionare dalle carte al rovescio. Comunque, tornando alla lettura, abbiamo di nuovo un asso di bastoni al contrario che spiega un asso di bastoni, mi sembra giusto, e un 3 di coppe al contrario per aprile. Allora, qui un po' di cautela, ripeto, c'è questo diavolo. Qui si tratta di non farsi influenzare, di fare un'azione con la vostra intenzione, non con il condizionamento altrui. Andate avanti un passo per volta in questo periodo, ok? Soprattutto diciamo inizio primavera, perché sento che poi verso la fine della primavera le cose inizieranno a essere più chiare. Però quando non vedete bene, fate un passo per volta fondamentalmente e chiedetevi sempre dentro di voi che cos'è che mi farebbe star bene, cos'è la cosa per il mio più alto bene o per il più alto bene di tutti, se ci sono altre persone coinvolte. Andiamo a vedere 7 di coppe.
Abbiamo un 4, no scusate, un 6 di coppe che avevate già qui, il sole che è la carta a tema della lettura, al contrario la regina di coppe, c'è anche il re di coppe, c'è il cavaliere di coppe, quante coppe? E la morte al contrario. Io credo che qui ragazzi ci si avvicini all'idea di tagliare qualche tipo di sogno che vedevamo lì, di convinzione, di attitudine. Cioè, io sento che qui inizia un lavoro per voi, ok? Questo lavoro interiore che andrete a fare vi farà rendere conto di quelle che erano le proiezioni del passato, perché se di coppia riguarda il passato. Mi viene da dire perché quando il sole è al contrario c'è un'implosione invece che un'esplosione, quindi in un certo senso sento che qualcuno qui è stato schiacciato nella sua infanzia, può essere da una madre, da una sorella, da una figura comunque vicino a voi perché c'è una regina di coppe. E abbiamo la morte, qui si tratta di rompere, di tagliare, e qui sento che il re di spade vi verrà in aiuto con quelli che sono i pensieri, i legami, anche i condizionamenti, ripeto, che avete ricevuto durante il passato nel vostro modo di vedere la vita e iniziare a vedere quanto belli siete, perché veramente è un po' come riscoprirvi, è un po' come ridiventare madri di voi stessi. Sento che a giugno veramente andrete verso l'espansione, eh. Vi renderete conto che molte delle cose che avete sempre creduto fino al 2022, in questi primi 6 mesi del 2023, rielaborerete una serie di cose e io credo che arriverete proprio a trovare la vostra forza interna, ok? Perché appunto le credenze che c'erano prima, il modo di vedere le cose, verrà ricalibrato qui, ok? Imparerete l'amor proprio. Andiamo a vedere l'ultima carta, l'imperatrice, poi abbiamo ancora un oracolo, no, 2 oracoli. Fante di coppa era quello che mancava della famiglia. Può parlare di figli, o ripeto, del discorso che facevamo prima, dell'essere madre di se stessi e curare il bambino interiore. Abbiamo l'eremita, un'altra carta di viaggio spirituale, eh? Sì, ragazzi, io sento che troverete una nuova forza interna. Per molte persone, allora, quando si fanno quando ci sono delle prese di consapevolezza grandi, importanti, tipo quando si butta giù l'ego del diavolo, quando c'è un momento torre, quando c'è il momento morte, quindi quando ci sono questi grandi momenti di trasformazione, l'imperatrice fa riferimento alla madre. Imparerete ad essere madri di voi stessi perché in un certo senso imparerete ad amare di più anche vostra madre. Mm? Quando si inizia ad avere quella maggior compassione verso se stessi, l'amore verso se stessi, il parlarsi bene, è una cosa che viene naturale fare anche nei confronti degli altri e quindi per quanto un'altra persona, e qui parlo di madre perché c'è l'imperatrice, però per quanto un'altra persona ci abbia fatto star male, si inizia ad avere compassione per quella persona, proprio si apre il cuore e di lì poi parte il perdono. Mm? E perdonare è uno dei modi che ci sono, diciamo così, per bruciare karma. Questo ve lo dico a titolo informativo, ok? Ok, allora andiamo a vedere ancora un oracolo, un oracolo da queste carte che non mi ricordo come si chiamano, e poi i guerrieri di luce. Ok, santuario. Qui fa riferimento allora, a 2 chiavi di lettura. Un po' è quello che voi mettete sul piedistallo, quindi si tratta di ridimensionare, probabilmente cambiare il punto di vista, il modo di pensare, come vi dicevo prima, o parla di quello che siete voi e il vostro santuario interno, sia come corpo fisico, intendere il corpo come un tempio, sia come corpo etereo, quindi spirituale, piuttosto che emotivo, piuttosto che il corpo mentale. Avere cura di voi a 360 gradi. Ma
C'è il mondo, c'è l'imperatrice, c'è la carta degli amanti, c'è il di coppe. Sarà un buon periodo a livello spirituale, a livello di crescita interna, diciamo così. Andiamo a vedere un'ultima carta e poi eccola qua. Segni, l'universo vi sta gentilmente spingendo in una direzione, diciamo, e ve lo sta facendo capire proprio attraverso i segni e le sincronicità. Cari amici dei pesci, io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere poi, questa lettura sarebbe utile ascoltarla più volte durante l'anno, giustamente per capire cosa risuona, dove risuona, quando risuona. Fatemi poi sapere comunque nei commenti, spero che vi sia stata utile. Se sì, potete mettere comunque un like. Se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete condividere, potete commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi auguro un inizio 2023 esplosivo, visto che avete il sole. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!